Benvenute a tutte e a tutti in questo mio canale che ho aperto qualche mese fa. Io sono Alberto Repetti e sono un pittore disegnatore e ho aperto questo canale per condividere la mia passione per la pittura e per il disegno, ma soprattutto la mia esperienza. In questo video vorrei mostrarvi un disegno fatto con due tecniche: una matita morbida che è una 3B insieme a una matita un pochino più dura che è una HB, ed insieme a loro una penna, la Big Crystal Original. Tutte e tre formeranno un disegno che andremo a vedere, come ho detto, in questo prossimo video. Vediamo come la durezza della matita sia importante per ricevere l'inchiostro della penna. Dobbiamo avere una giusta proporzione fra la durezza della matita e la larghezza della sfera della penna. Quindi più la sfera è grande e meno ha possibilità di scrivere sulla matita. Quindi noi dobbiamo avere una sfera che al massimo deve essere di una larghezza di 1 millimetro e una matita che deve essere anche la più dura possibile, ma non deve essere più morbida della misura di 2B. Spero che questo video sia interessante e vi auguro una buona visione, non prima di avervi chiesto di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video e di commentare sotto la descrizione. Quindi non mi resta che augurarvi buona visione. Inizio con una matita. Derwent Graphic è una HB. È una HB perché le matite si distinguono per valore di durezza. Quindi abbiamo delle matite molto dure che generalmente non vengono usate per il disegno artistico e delle matite invece morbide che vengono più usate. In questo caso io uso una matita HB perché, come ho detto anche nel prologo a questo video, la durezza delle matite è fondamentale per trattenere l'inchiostro che poi verrà messo sopra della penna. Più è morbida la matita, più l'inchiostro della penna scivolerà e quindi non proprio attecchirà sul foglio. Quindi devo usare al massimo delle matite la cui durezza arrivi fino a 2. Vedrete che nel corso del disegno io uso anche una 3B, ma è un pochino una forzatura. Direi di mantenersi entro la misura di durezza di 2B. Adesso con la gomma pane ho cancellato un poco la matita sottostante per riuscire a farmi suggerire delle frastagliature che possono essere interessanti, e adesso poi interverrò con la penna sopra la matita. Avete visto che ho passato il foglio di carta sopra la matita. Questo perché? Per eliminare qualsiasi tipo di rilascio di grafite che risulti in rilievo, in modo tale che la penna possa incontrare meno ostacoli possibili. Mentre io sto eseguendo questo ricamo in mezzo a queste frastagliature, volevo leggervi e ritornare su Leonardo perché i suoi spunti di riflessione sono sempre interessanti, e soprattutto quando si affronta una tematica come quella della rappresentazione dello spazio naturale. Vediamo Leonardo cosa diceva. Cerco di semplificare quando posso il risultato della scrittura, che alle volte rimane un pochino impegnativa. Pittura e sua membrificazione e componitori, cioè di cosa si compone. Lui inizia così: luce, tenebre, colore, corpo, figura, sito, remozione, propinquità, moto e quiete. Naturalmente la remozione
sta nella lontananza e la propinquità sta nella vicinanza. Di queste 10 parti dell'ufficio dell'occhio, la pittura ne ha 7, delle quali la prima è luce, poi tenebre, colore, figura, sito, remozione e propinquità. Io ne levo il corpo, il moto e la quiete. E restano cioè luce e tenebre, che vuol dire ombra e luce, o vuol dire chiaro e scuro e colore. Il corpo non ci metto, perché la pittura è in sé cosa superficiale e la superficie non ha corpo, come è definito in geometria. A dir meglio, ciò che è visibile è connumerato nella scienza della pittura. Adunque i 10 predicamenti dell'occhio, detti di sopra, ragionevolmente sono i 10 libri in che io parto la mia pittura, cioè in cui divido la mia pittura. Ma luce e tenebre sono un solo libro, che tratta di lume ed ombra, e fassene un medesimo libro perché l'ombra è circondata, ovvero in contatto del lume. E il simile accade al lume con l'ombra, e sempre nei confini si mischiano insieme luce ed ombra. E tanto più l'ombra derivativa si mischia col lume, quanto essa è più distante dal corpo ombroso. Ma il colore non si vedrà mai semplice. Adunque l'aria si tinge in tanti vari colori quanti sono quelli onde essa si interpone infra l'occhio e loro. Perché l'aria in sé non ha colore più che n'abbia l'acqua, ma l'umido che si mischia con essa dalla mezza regione in giù è quello che la ingrossa, e ingrossando i raggi solari che vi percuotono l'illuminano, e l'aria che è detta mezza regione in su resta tenebrosa. E perché luce e tenebre compongono colore azzurro, questo è l'azzurro in che si tinge l'aria, con tanta maggiore o minore oscurità, quanto l'aria è mista con maggiore o minore umidità. Lui parla di aria grossa e qui fa tutta una grandissima disquisizione sul fatto che alla base dell'oggetto, che sia un monte, che sia una riviera o che sia il cielo stesso, l'aria, essendo più grossa, schiarisce i corpi, mentre in alto i corpi rimangono più scuri, perché l'aria è meno densa. Lui insiste molto sulla prospettiva lineare e quindi ne fa anche una ragione proprio matematica di interpretazione proprio della realtà, cioè dice che varie in quali distanze proporzionali devono essere raffigurati i corpi che stanno in linea, cioè che stanno uno davanti all'altro, in modo tale che noi possiamo vederli simili al reale. Però non mi dilungherei tanto su questo, quanto sul fatto che quando si disegna o quando io disegno un corpo, dove per corpo quindi intendo qualsiasi superficie tridimensionale che io ho davanti, prendo sempre in molta considerazione queste sue riflessioni e ci ritorno sopra e mi rendo conto quanto la sua osservazione sia stata intuitiva e fondamentale per tutte le persone che hanno affrontato
la natura e la rappresentazione della natura dopo di lui, soprattutto col disegno. Lui parla insistentemente, ovviamente questo è un suo trattato, una raccolta di idee e di studi sulla pittura così chiamata, ma io direi un trattato sulla rappresentazione più che sulla pittura in generale. E quindi lui, quando parla di pittura di colori e di scuro e di chiaro, naturalmente ciò si attaglia perfettamente per quanto riguarda il disegno. E ancora nel paragrafo 438, che si titola pittura, mancherà prima di notizia la parte di quel corpo che sarà di minor quantità. Delle parti di quei corpi che si rimuovono dall'occhio, quella mancherà prima di notizia la quale sarà di minor figura. Cioè la notizia è la percezione che ha l'occhio dell'immagine che ha davanti, la notizia. Quindi la rimozione della notizia, la rimozione dell'immagine che si ha davanti sarà maggiore quanto la parte di quel corpo sarà minore. Adunque tu, pittore, non finire i piccoli membri di quelle cose che sono molto remote dall'occhio, ma seguita la regola data nel 6° capitolo, lui si intende. Quanti sono quelli che nel figurar le città ed altre cose remote dall'occhio fanno i termini notissimi degli edifici, non altrimenti che se fossero in vicinissime propinquità. E questo è impossibile in natura, perché nessuna potentissima vista è quella che in sì vicina propinquità possa vedere i predetti termini con vera notizia, perché i termini d'essi corpi sono termini delle loro superfici, e i termini delle superfici sono linee, le quali linee non sono parte alcuna della quantità di essa superficie, né anche dell'aria che di sé veste tal superficie. Adunque quello che non è parte d'alcuna cosa è invisibile, come provato in geometria. E qui tenta di spiegarlo. E se tu, pittore, farai essi termini, cioè i profili, spediti e noti, quindi visibili, come è in usanza, non sarà da te figurata sì remota distanza, che per tale difetto non si dimostri vicinissima. Ancora, gli angoli degli edifici sono quelli che nelle distanti città non si debbono figurare, perché da presso è impossibile vederli, con ciò siacché essi angoli sono il concorso di due linee in un punto, ed il punto non ha parte, adunque è invisibile. Quindi vedete come è interessante scoprire che in un sì remoto tempo da noi i discorsi riguardo la percezione della natura siano invece così vicini a chi ha tentato di rappresentare nell'Ottocento la natura. C'è la sparizione del termine, quindi del profilo. Non voglio dire, badate bene, che Leonardo sia un impressionista, questo assolutamente no, però c'è da riflettere molto sulla precisa analisi che lui fa non della natura, ma di come noi percepiamo la natura e quindi la si debba rappresentare. Adesso vedete che ho eseguito questo disegno cercando di mischiare questi due elementi, che sono la matita, quindi la grafite, e l'inchiostro della penna. I risultati che se ne possono trarre sono interessanti e molteplici. Qui ho cercato di farli compenetrare e di farmi suggerire dalla matita una certa evanescenza, che è
che io trovo peculiare in questo genere di lavori. Questa che sto usando adesso è una matita 3B, quindi un pochino più spessa, che però la grafite della Derwent riesce ancora a non essere così tanto morbida da impedirmi di disegnarvi sopra con la penna. Tanto ci tengo a dirvi che in questo periodo sto preparando un disegno grande, 1,20 m per 1 metro, per un concorso proprio della Derwent che si tiene ogni anno. E forse è proprio il lavoro intenso che sto facendo sopra questo lavoro che mi ha suggerito di ritornare ad una pratica che nel mio sito web è presente con qualche disegno, nella sezione appunto dei disegni. Questa unione della penna e della matita è stata da me considerata e mi piacerebbe assolutamente approfondirla, perché la trovo piena di sorprese e di spunti molto interessanti. Spero che questo video sia stato interessante e formativo e abbia incuriosito sulla possibilità di usare e di adoperare insieme queste due tecniche, amalgamandole e rendendole in maniera omogenea coesistenti nell'unica superficie che abbiamo, che è quella bidimensionale del foglio. Ancora qualche tocco di matita e poi il lavoro è terminato. Non mi resta che ringraziarvi di essere qui e della vostra visualizzazione, e vi chiedo di iscrivervi al canale, perché iscrivendovi al canale date visibilità allo stesso, come mettendo un mi piace, condividendo il video e commentando sotto la descrizione dello stesso. Vi ringrazio moltissimo perché le iscrizioni al canale sono molte e sento l'attenzione e la vostra passione nel vedere e commentare i video che metto in onda sul canale. Spero che questo alternarsi di argomenti anche diversi possa essere interessante per voi e possa altresì non essere destabilizzante da un certo punto di vista, perché vedo che molti canali sono abbastanza monotematici riguardo ad alcune tecniche. Il mio canale vuole essere un contenitore della mia esperienza e quindi anche di quelle parti che rappresentano il mio carattere, che è curioso e spesso entusiasta verso le novità e spesso passa da una peculiarità all'altra senza farsi tanti problemi e quindi allo stesso modo le ripropongo qui sul canale. Spero di mettere presto in onda la 4ª puntata della storia della penna sfera e naturalmente continuerò con il suggerimento sui colori ad olio da usare, sui pigmenti che è meglio usare per i colori ad olio. Un'ultima cosa riguardo alla definizione della parola tutorial. La pittura e il disegno non sono attività come risolvere un puzzle o ricostruire una scatola o un origami, ma sono l'interpretazione della realtà. Quindi è bene
vedere come eseguono gli altri, ma è ancor meglio vedere e osservare, essere critici su come noi lavoriamo e soprattutto di mantenere sempre la costanza, perché è quella che paga per il lavoro. E poi troveremo la nostra visione del mondo e la possibilità di rappresentarlo. Vi auguro una buona giornata e a presto.